Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Io mi chiamo Arianna e per chi non mi conoscesse, di lavoro faccio la maestra di italiano per stranieri. Ciao ragazzi, io invece sono Giulia, la migliore amica di Arianna. Nella vita non faccio l'insegnante, ma la disegnatrice di fumetti. Infatti, come potete vedere, ho portato con me il mio inseparabile blocco note e la mia matita. Esatto! Oggi abbiamo deciso di fare una lezione speciale, all'aperto, in questo bellissimo paesino sul mare. È davvero bellissimo e oggi è una bella giornata di sole. C'è anche un micio che ci sta guardando. Si chiama Milo ed è molto conosciuto in paese. Sì, ormai lo conoscono tutti, è troppo carino. Ma torniamo a noi. Il tema della lezione di oggi è perfetto per i principianti. Descrivi il tuo migliore amico in italiano per il livello A1. E io sono qui per aiutare. Mentre Arianna vi insegna le parole e la grammatica, io farò dei piccoli ritratti sul mio blocco note per presentarvi i nostri amici, così potrete associare le parole alle immagini. Sei pronta, prof? Prontissima! Ricordate, ragazzi, per descrivere una persona usiamo principalmente il verbo essere. Io sono, tu sei, lui, lei è. Per il carattere o l'aspetto generale. E il verbo avere. Io ho, tu hai, lui, lei ha. Per i dettagli, come i capelli o gli occhi. Iniziamo? Giulia, disegna la prima persona. Fatto! Guardate qui. Questa è la mia amica Chiara. La conosci bene anche tu, Ari? Oh, certo che conosco Chiara. Allora, studenti, usiamo Chiara come primo esempio al femminile. Giulia, usa degli aggettivi semplici. Com'è Chiara di carattere? Allora, lei è simpatica, sorride sempre e fa un sacco di battute. Perfetto. Simpatica finisce con la lettera A, perché Chiara è una donna. E fisicamente e caratterialmente come la descriveresti? Io la vedo e direi che è bella e divertente. Assolutamente sì, è molto bella. E per i dettagli fisici, lei ha i capelli lunghi e biondi e ha gli occhi azzurri. Bravissima! Notate la differenza. Lei è bella, verbo essere più aggettivo, ma lei ha i capelli biondi, verbo avere più nome e aggettivo. Ora, Giulia, cambiamo genere. Disegniamo un amico maschio. Agli ordini, giro pagina. Ecco qua. Vi presento Marco, un mio caro amico dell'università. Ciao Marco, anche se sei solo un disegno. Allora, per un ragazzo usiamo il pronome lui. Giulia, com'è Marco fisicamente? Lui è molto alto e anche magro. Guarda, l'ho disegnato quasi fuori dalla pagina del blocco note. Ottimo uso degli aggettivi maschili. Alto, magro, finiscono con la lettera O. E il suo carattere? È un tipo tranquillo? No, per niente. Lui è molto sportivo ed energico. Gioca a tennis e va a correre tutti i giorni. Però a volte è anche un po' distratto. Perde sempre le chiavi di casa. Sportivo, energico, distratto. Tutte parole eccellenti per il livello A1. Ora torniamo a una ragazza. Chi disegna adesso? Disegno una persona molto diversa da Chiara. Lei si chiama Francesca. Che bel ritratto! Ragazzi, proviamo a usare aggettivi opposti a quelli di prima. Giulia, com'è Francesca? Lei non è bionda. Lei ha i capelli corti, ricci e neri e ha gli occhi scuri, marroni. Capelli corti e ricci. Molto utile. E il suo carattere? È estroversa? No, al contrario. Lei è un po' timida all'inizio, soprattutto quando conosce persone nuove, ma è una ragazza intelligente, generosa e molto dolce. Avete fatto attenzione alla pronuncia? Dolce e intelligente finiscono in E. Questi aggettivi speciali vanno bene sia per il maschile che per il femminile. Non cambiano. Posso dire Francesca è intelligente, femmina, e Marco è intelligente, maschio. Questa è una regola comoda da ricordare. Facciamo l'ultimo disegno? Sì, facciamo un ultimo esempio maschile per fare un bel ripasso generale. Ok, questo è il mio amico Lorenzo. Lavora in pizzeria. Bene, proviamo a fare una descrizione completa, unendo tutto quello che abbiamo imparato. Vai Giulia, com'è Lorenzo? Allora, lui è di statura media, un po' robusto, ha i capelli castani, corti e lisci, e porta gli occhiali. L'ho disegnato con una grande pizza in mano perché lui è goloso, mangia sempre. Goloso, un aggettivo italianissimo. E di carattere? Lui è molto aperto, socievole e
rumoroso. Quando ride lo sentono tutti, ma è davvero un bravo ragazzo, è sincero. Sincero, socievole, goloso, robusto. Che bella lista di vocaboli che abbiamo creato oggi. I tuoi fumetti, Giulia, sono stati fondamentali, rendono tutto più chiaro. Grazie mille, mi sono divertita un sacco a disegnare i miei amici per i tuoi studenti. Spero che i miei ritratti vi siano piaciuti, ragazzi. Ne sono sicura. Ora tocca a voi a casa. Il vostro compito per oggi è scrivere nei commenti qui sotto. Provate a usare queste frasi. Il mio migliore amico si chiama TTT. Lui, lei è TTT. E lui, lei ha TTT. Vogliamo leggere le vostre descrizioni. Esatto, e se avete un blocco note, provate anche a disegnarli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, buono studio dell'italiano! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come state oggi? Per chi è nuovo qui, io mi chiamo Luca e di lavoro faccio l'architetto. E ciao da parte mia, io sono Matteo, il migliore amico di Luca. Io non insegno le lingue, ma di lavoro faccio il tecnico informatico e come vedete ho portato con me la mia arma segreta, il mio amato tablet. Esatto, oggi abbiamo deciso di uscire dalla classe e registrare all'aperto. La lezione di oggi è un classico per chi inizia a studiare la nostra lingua. Descrivi il tuo migliore amico in italiano, per il livello A1. E qui entro in gioco io. Mentre il prof Luca vi spiega le parole e le regole, io farò dei ritratti veloci sul mio tablet per presentarvi visivamente i nostri amici. Così imparare sarà molto più facile e divertente. Pronto Luca? Prontissimo. Ragazzi, regola numero 1. Per descrivere le persone usiamo due verbi fondamentali. Il verbo essere, io sono, tu sei, lui/lei è, per il carattere o per dire come siamo in generale. E il verbo avere, io ho, tu hai, lui/lei ha, per i dettagli fisici, come gli occhi o i capelli. Iniziamo subito. Matteo, vai col primo disegno. Fatto. Vi presento la nostra amica Sofia. La conosci da una vita anche tu, Luca? Certo che conosco Sofia. Allora, studenti, usiamo Sofia come esempio femminile. Pronome lei. Matteo, usa parole semplici. Com'è Sofia di carattere? Ma guarda, lei è simpatica. Ha sempre sorriso e fa ridere tutti quando usciamo la sera. Benissimo. Simpatica finisce con la lettera A, perché stiamo parlando di una donna. E fisicamente com'è? Io direi che è bella e divertente. Assolutamente d'accordo. È una bellissima ragazza. Se vogliamo aggiungere i dettagli fisici, lei ha i capelli lunghi, lisci e biondi e ha gli occhi verdi. Ottimo lavoro. Sentite la differenza. Lei è bella, verbo essere più aggettivo, ma lei ha i capelli biondi, verbo avere più nome e aggettivo. Passiamo ai maschietti adesso. Matteo, disegna un nostro amico. Ok, giro il foglio. Ecco qua. Questo è Davide, il mio compagno di calcetto. Ciao Davide. Allora, per un uomo usiamo il pronome lui. Matteo, descriviamo Davide fisicamente per i nostri studenti. Lui è molto più alto di me, ed è anche magro. Guarda come l'ho disegnato lungo sul foglio. Perfetto. Aggettivi maschili. Alto, magro. Finiscono con la lettera O. E com'è di carattere Davide? Lui è sportivo e molto attivo, non sta mai fermo, però a dire la verità è anche un po' pigro quando si tratta di studiare o lavorare. Sportivo, attivo, pigro. Ottimo vocabolario A1. Ora cambiamo di nuovo. Voglio vedere un'altra ragazza, magari diversa da Sofia. Ci penso io. Vi presento Giulia. Lavora in libreria. Bene, guardate il disegno, ragazzi. Matteo, facciamo i contrari di prima. Com'è Giulia fisicamente? Lei non è bionda. Lei ha i capelli corti, scuri e ricci. E porta gli occhiali. L'ho disegnata mentre legge un libro. Utile l'espressione porta gli occhiali. E il suo carattere? Lei non è molto estroversa, è un po' timida, tranquilla, ma è una persona davvero intelligente e molto dolce. Attenzione qui, ragazzi. Matteo ha detto intelligente e dolce. Questi aggettivi finiscono in e. Significa che vanno bene sia per i maschi che per le femmine. Non cambiano l'ultima lettera. Si dice Giulia è intelligente
e Davide è intelligente. Facile, no? Comodissimo. Dai, facciamo l'ultimo, così completiamo la pagina del blocco. Vai, chiudiamo in bellezza con un altro amico maschio. Disegno il nostro amico cuoco, Lorenzo. Eccolo qui, con un bel piatto di pasta. Grande Lore, proviamo a fare una descrizione completa, mettendo insieme tutto. Vai, Matteo. Allora, lui non è alto, è di statura bassa e un po' robusto. Ha i capelli castani, ma soprattutto ha una grande barba nera. Avere la barba, altra espressione utilissima. E il carattere? Lui è generoso, molto socievole e decisamente goloso. Ama mangiare, per questo fa il cuoco. Generoso, socievole, goloso, robusto. Abbiamo creato una lista di aggettivi fantastica per oggi. Matteo, i tuoi disegni rendono tutto molto più chiaro. Guardate che bella pagina. Grazie amico, mi piace un sacco dare un volto alle tue lezioni di grammatica. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ma ora il lavoro passa a voi. Il vostro compito per casa è andare nei commenti qui sotto. Esatto, scrivete, il mio migliore amico si chiama, poi usate, lui è oppure lei ha. Vogliamo leggere come sono i vostri amici e se sapete disegnare, fatelo anche voi su un foglio. Non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti. Ci vediamo nel prossimo video per un'altra lezione di italiano. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione di italiano. Come state? Per chi è nuovo sul canale, io mi chiamo Elena e nella vita faccio la bibliotecaria. Lavoro tutto il giorno in mezzo ai libri e alle parole. Ciao ragazzi, un saluto anche da parte mia. Io sono Leo, il migliore amico di Elena. A differenza sua, io non lavoro con le parole, ma con le immagini. Faccio il fotografo. E infatti, guardate cosa ho in mano oggi. Bellissime! Oggi abbiamo deciso di unire i nostri due mondi, le parole e le immagini, per una lezione molto speciale, perfetta per chi è a un livello principiante, la 1. Il tema è Descrivi il tuo migliore amico in italiano. Esatto. E per rendervi le cose molto più facili, ho portato questo pacco di fotografie. Sono ritratti che ho scattato singolarmente ai nostri amici più cari. Così io vi mostro la foto e insieme a Elena troviamo le parole giuste per descriverli. Che ne dici, prof? L'idea perfetta. Ragazzi a casa, ricordatevi la regola base. Usiamo il verbo essere, io sono, tu sei, lui, lei è, per il carattere e per dire come siamo in generale. Usiamo il verbo avere, io ho, tu hai, lui, lei ha, per le caratteristiche fisiche. Leo, pesca la prima foto dal mazzo. Eccola qui. Questa è una bellissima foto che ho fatto alla nostra amica Camilla al parco. Ah, la nostra Camilla. Allora, studenti, stiamo parlando di una ragazza, quindi usiamo il pronome lei. Leo, guardando la tua foto, come descriveresti il suo carattere? Beh, basta guardare il suo sorriso enorme nella foto. Io dico che lei è simpatica, ha sempre la battuta pronta e mette tutti di buon umore. Bravissimo. Simpatica finisce con la lettera A, perché è una donna. E fisicamente? Guardandola, io penso subito che sia bella e divertente. Completamente d'accordo. E per scendere nei dettagli fisici, usando il verbo avere, lei ha i capelli biondi, lunghi e lisci, e ha gli occhi azzurri. Perfetto. Avete notato? Lei è bella, ma lei ha i capelli biondi. Ottimo! Dai Leo, gira la prossima foto. Passiamo a un ragazzo. Va bene, cambiamo soggetto. Ecco qui il nostro amico Roberto, fotografato nel suo elemento naturale, in montagna. Ciao Roberto. Ok ragazzi, ora il pronome diventa lui. Attenzione alle finali delle parole. Leo, com'è Roberto fisicamente? Lui è molto alto ed è un tipo magro e snello. Corre sempre su e giù per i sentieri. Giustissimo. Aggettivi al maschile. Alto, magro. E il suo carattere? È un tipo calmo? No, al contrario. Lui è molto sportivo, energico e avventuroso. Ma devo ammetterlo, a volte è un po' testardo. Quando decide una cosa, non cambia idea. Testardo, energico, avventuroso. Vocabolario eccellente. Ora, ragazzi, voglio farvi notare una cosa. Ci sono parole che non finiscono in O o in A, ma in E. Queste sono speciali. Leo, trova nel tuo mazzo una foto per spiegare questa regola.
Aspetta che cerco... Trovata! Ecco la foto perfetta per questa regola. Vi presento Giulia. Bellissima foto in bianco e nero. Ragazzi, guardate Giulia. Se vi chiedo com'è di carattere, io direi che lei è intelligente e dolce. Esatto. Intelligente e dolce finiscono con la E. Questo significa che non cambiano. Possiamo dire Giulia è dolce e Roberto è dolce. La parola rimane uguale. Bravissimo il mio fotografo. E fisicamente com'è Giulia, per fare un contrasto con Camilla? Lei è completamente diversa. Non è bionda. Lei ha i capelli neri, corti e ricci, e ha gli occhi scuri, marroni. Inoltre, in questa foto, l'ho catturata mentre porta i suoi grandi occhiali da vista. Portare gli occhiali, un'espressione molto comune. Facciamo l'ultima foto del tuo pacco, Leo? Chiudiamo in bellezza con un altro amico maschio. Ecco qui Matteo. L'ho fotografato mentre lavora al computer. Perfetto, facciamo un bel riassunto finale con Matteo. Descrivilo in modo completo. Allora, lui non è molto alto, è di statura media, è un po' robusto. Ha i capelli castani, un po' mossi, e, come potete vedere chiaramente dalla foto, ha una folta barba. E di carattere? Sembra molto concentrato nella tua foto. Sì, lui è un ragazzo molto serio quando lavora, ed è ambizioso. Ma con gli amici è socievole e molto generoso. Serio, ambizioso, generoso. Un'ottima lista per descrivere la personalità. Bene ragazzi, abbiamo finito le foto per oggi. Grazie Leo, le tue immagini sono state perfette per la lezione. Figurati, è stato un piacere. Credo che vedere i volti delle persone aiuti molto a memorizzare le parole. Ne sono certa. E ora il compito a casa è per voi che ci guardate. Vogliamo che prendiate, anche solo mentalmente, una fotografia del vostro migliore amico o della vostra migliore amica. Esatto. Andate giù nei commenti e provate a descriverli usando quello che avete imparato oggi. Scrivete «il mio amico si chiama», usate «lui è» o «lei è» per il carattere e «lui ha» o «lei ha» per il fisico. Non vediamo l'ora di leggere le descrizioni dei vostri amici nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Buono studio! Ciao a tutti ragazzi e buone foto. Buon italiano.